Ciao. Ciao. Ciao a tutti che ci state ascoltando e Ciao e vedendo. bentornati. Sì, questo è uno dei pochi podcast che non sarà da nessun'altra parte oltre che YouTube, quindi si vede e basta. Mhm. Per adesso, poi vediamo. Esatto. Bentornati, è un piacere rivedervi tutti. No, non è vero, voi vedete a noi. È un piacere essere di piacere nuovo qui. basta. È un piacere basta. È un Essere di nuovo piaccioro. in questo 2021 sempre ancora grigio. Ho ritrovato una cosa bellissima che mi fa sentire molto vecchia, Fez. Ho paura. Il primo acquisto che feci nel lontano 2012 al Lucca Comics and Games, che quest'anno purtroppo, cioè l'anno scorso è saltato. Oh. Aspetta. Oh. Salutiamo. Ciao Jensen. Ciao, ovviamente carissimo che ci ascolti. That's what I do in the morning. It's usually my morning routine. Me l'ha regalato lui che- personalmente. Assolutamente. Notare che dopo quasi 10 anni è ancora uguale quell'uomo. Uguale, stessa faccia. Insegnaci. Insegnaci maestro. Mi prego. Questo era per dimostrare quanto siamo vecchie. Vecchi adesso. Perché la puntata di oggi ci farà sentire ancora più vecchie. E quindi faremo un salto indietro nel tempo. parleremo della linea temporale dei social network. Per noi nati negli anni 90, precisamente per Esattamente. Federica. Esattamente. Noi li abbiamo visti tutti, oltre ad Sì. aver visto VHS, DVD, Blu-ray, Blu-ray, streaming, e Mule. Mega Video. Io c'ero quando Mega Video è morto. Madonna, veramente rip. Sempre nei nostri cuori Mega Video. Mhm. Quindi, qual è il primo social che tu ricordi di aver installato sul tuo computer computer? Perché al telefono, raga, non c'erano. No, non so se definirlo come social media, però la prima cosa che ho installato sul mio computer sicuramente è stato MSN. MSN. Per comunicare Che con i miei salto, compagni raga. delle medie. Che salto MSN. L'omino. Quindi, L'omino blu. no, i trilli che... I trilli di MSN. Quello sì, perché poi dopo l'attivazione dell'account avevi anche il tuo blog, no? Quindi potevi anche scrivere le tue cose, mettere la tua musica, i glitter, le robe varie. Blog. Sì, il blog. Chiunque aveva un blog in quel periodo Esatto. per scrivere qualsiasi cosa. Sì, era un diario Che digitale. E poi le GIF da inviare, con i panda Oh, che ballavano. Sì. Che bei momenti. Sicuramente poi Netlog. Quello lo conosco, lo conoscevo di meno, io più Sì, Messenger. era una sorta di Instagram, ma non strano. Mhm. E poi MySpace, sicuramente. MySpace. La cosa infame di MySpace era che tu potevi scegliere un tot di amici che erano i top amici, quindi gli altri erano... Era già esclusivo, nel Era già senso che esclusivo. escludeva le persone. Esatto. Io Poi, mi vabbè. ricordo Flickr, si chiamava? Oddio. Quello per Sì. le foto? Mhm. Non so se l'ho C'era mai qualche avuto, forse sì, ma non l'ho usato tanto. Io l'ho avuto, in realtà io l'ho scoperto perché una fumettopoli, per farvi capire quanto siamo vecchi. La fumettopoli. Una fumettopoli che Mhm. era a Milano, Garibaldi, Mamma, nel quindi era un palazzone. buco. Sì. Mi avevano fatto una foto, non mi ricordo che costume, e mi avevano messo su. Qualcuno l'aveva trovata e mi fa: ma questa sei tu? E io, che vergogna. Ma come? Perché? Sì, avevo i capelli cortissimi. Probabilmente era un cosplay di Dean Winchester, tra l'altro. Giusto per rimanere in tema. Sì. Flickr, qualcosa Il del Flickr o Tumblr. Tumblr. Beh, quelli è un altro. Tumblr è già più per, Sì, quello sì. per i giovani. Sì. Vabbè, poi adesso è diventato... No? E quindi... Esatto. E qui stiamo parlando di che anni? Allora, 2000, MSN primi 2000 e sicuramente... qualcosa. Sì, primi 2000, forse 2003. Allora, io ricordo di essermi iscritta a Facebook Mhm. in quarta liceo, Ok. quindi 2008. Ok. Quindi Facebook c'era già in quel... Tra l'altro durante l'ora di informatica mi sono iscritta. Ah, beh, ottima materia. No, io credo... io mi ero fatta un account più o meno nello stesso periodo, però poi ne ho fatto ho fatto quello che ho in questo momento nel 2011.
Sì, c'era anche questa, devo dire che all'inizio Facebook è stato la grande esplosione perché Sì. chiunque si poteva iscrivere e c'erano adulti, genitori, figli, cugini, Cuginetti curiosi. cuginetti curiosi. Mm. Per cui c'era il momento in cui, ok, faccio 2 profili, così non mi... Oh mio Dio. Poi perdi completamente la dignità, però, secondo me, a un certo Sì, punto. però Vabbè. ci sta. No, Instagram sicuramente l'ho installato tardi. Ah, sì, anch'io. Tutti ce l'avevano già, io tipo nel 2016, 2015 forse l'ho fatto. Anch'io. La verità, posso dire, è che non mi sono mai ritenuta abbastanza interessante da postare foto di cose tutti i giorni o quasi tutti i giorni. No, anch'io. Non lo so. Poi magari Anch'io. sì, ci sono cose interessanti che uno può postare. Guarda, io sono dell'idea che tutti i giorni diventa un lavoro poi, specialmente se non ti pagano. Eh, Però sì. metterla ogni tanto per giusto far Sì, vedere che ti sei rendi conto che viva. quando fai qualcosa di bello o di Sì, interessante o che vuoi ricordare, quello è un buon modo. esatto. Perché Cioè non è che tu scorri... hai qualcosa da dire tutti i giorni. No, E specialmente nel 2020, cosa dobbiamo dire? no. Ecco, speriamo quest'anno invece. Ci sia qualcosa di più da dire. Sì. Uno di quelli che ho visto vivere di più in quegli anni è stato Twitter. Allora, io me lo sono fatto per seguire magari dei contest ai Mhm, quali avevo partecipato, mhm. però non l'ho mai usato. Nel senso, non lo trovo così No, interessante come Instagram, ad esempio. io l'ho usato più per idiozie. Idiozie che non fruttavano soldi per nessun motivo, Ok. ma ancora da qualche parte ho l'accesso del mio account, che non ero io, era Tony Stark. Avevo un account di Tony Stark. Cosa facevi con questo account? Niente, scrivevo come se fossi Tony Stark. Ah, Sì, sì, sì. Mettevo foto, mettevo disegni principalmente, moltissima gente trovava disegni o taggava il profilo con... È tanto carino perché c'erano anche tante... Mi è capitato di fare gli auguri a un paio di bambini che volevano gli auguri da Tony Stark. Non Robert Downey, perché sapevano ok, perfettamente che Robert Downey era un'altra cosa. Tony ok, Stark. ok. Nello stesso mondo. Però non l'ho mai usato. Ho anch'io un account personale di Twitter, ma lo uso... Boh. No, anch'io non... Non ha mai... No. Funziona, per molti funziona, devo dire, però... Eh, non so, Twitter Un è quello che po'... mi piace proprio di meno. Sì, perché è come seguire... È un po' impersonale, non lo so. Sono diari. Tu Mm. ti metti a seguire il diario di un'altra persona che scrive. Oppure i retweet. Cioè c'è gente che Oppure ha i solo retweet. retweet. O che Esatto, risponde ai che... commenti e tu dici... Non Non lo sei so, è molto strano. interessante. Ogni tanto trovo delle cose carine che sono appunto, che ne so, i contest o Esatto. appunto contest magari di disegno e spesso capita, l'ho visto anche su Facebook, quello prendi un disegno e lo fai col tuo stile e quindi ci Sì. sono 6.000 cose che sono lo stesso soggetto però disegnato con 6.000 stili diversi, quello è molto carino, Fico. però sì. E beh, siamo Facebook, Twitter, MySpace, Netlog, Flickr, guarda, ce ne sono una valanga, Instagram l'abbiamo citato. Questo video è sponsorizzato da Mark Zuckerberg. Che ce li ha Ciao Mark. tutti. Ciao Mark. Ciao Mark. Carissimo. Carissimo. Quando vuoi quindi... vienici a trovare, benvenuto. I am not a lizard, but keep the high quality comments coming in. Chiamaci. Chiamaci, basta, il numero, insomma. Tumblr è un altro di quelli. Mhm. Che Ma per gli specialmente artisti. forse per i disegnatori, no? Per chi Anche, fa più sì, cose sì. digitali, magari. Tante cose. Io lo uso principalmente per i Infatti, disegni. immagino. cose così. No, io Tumblr a volte l'ho usato per scaricarmi magari foto di attori che mi piacciono. Ci sono delle belle foto. O Pinterest. Pinterest, raga, Pinterest, se cercate roba da cucinare, Pinterest. No, allora, io Pinterest lo uso quando devo fare le visual boards per i miei corti. Che Mi belle. dico, che ne so, la camera di questo personaggio Di la voglio più o meno così. Aesthetics. Esatto, quindi quello mi serve tantissimo per parlare con un Mamma production mia. designer. L'ho usato anche Meraviglia. per Rise in realtà. Io lo uso per i make-up, quando capita. Mm. Ci sono dei make-up molto belli. L'ho usato anche per trovare ispirazione per i tatuaggi che ho fatto. Quindi magari dei font, delle cose, specialmente per i mini tattoo, quelli piccoli. Oh, Però Pinterest come visual è veramente proprio sì, ottimo. Pinterest ci sta di brutto. Io ho ancora da qualche parte, DeviantArt, che però è principalmente per artisti. Ok, cavolo, ma c'è ancora? Esiste. Non lo sapevo.
Adesso è molto più mainstream, ci sono tante cose e per ok. trovare le cose di qualità devi scavare un po' di più. Anche perché adesso per gli artisti c'è Ah, Pantheon, che sono molto a favore perché con un minimo pagamento, proprio minimo, tipo 2 euro l'anno, una cosa così, però almeno non sono, gente fa dei lavori che, raga, sono opere d'arte, d'arte. Ho visto dei calendari, cioè delle cose pazzesche. Ah, vabbè, Telegram c'è adesso, che però io trovo un po' il demonio. No, non mi piace. Mm. Molto tossico. Beh, TikTok ovviamente. Ovviamente. Noi due siamo saltate sul treno di TikTok l'anno scorso durante la pandemia perché prima non... No. Beh, io seguivo magari delle pagine su Instagram che ripubblicavano dei video di TikTok Ah, sì. che erano molto divertenti. Poi l'ho scaricato inizialmente per vederli bene, questi video, e poi ho detto, beh, ma se ne faccio qualcuno anch'io. Ah, sì, io l'ho scaricato principalmente per vederli, perché Mhm. appunto anch'io ogni tanto li vedevo su Instagram, oppure quando gente iniziava a metterli su Facebook. Mhm, sì. Poi ho detto, ma qui si possono fare i video. E fu E fu così. Sì. Non sono una assidua frequentatrice, però. No, ma a me va a periodi, se sono in lockdown Sì. sperduta da qualche parte, sì, lo uso Se parecchio. sono in bagno, WhatsApp non conta perché è privato, quindi non ci sono Sì, però commenti. diciamo che per noi è stata una grandissima evoluzione per la comunicazione, perché sembrava come avere una sorta di MSN sul cellulare. Immaginatevi, questo l'ho letto anche in giro su qualche post di Facebook o qualche meme, immaginatevi questa situazione Covid quando c'erano 50 sms al giorno No, e un'ora di chiamate. no, Invivibile. Saremmo no. esplosi probabilmente. Anzi, se penso ad aver avuto solo MSN, magari sì, Mm? però c'è stato un periodo quando MSN era solo messaggi, non potevi fare le videochiamate. È vero, è vero. E non c'erano neanche le emoji, quelle tutte colorate, c'era solo il messaggio e basta. Poi si è evoluto anche quello. Sarebbe stato brutto, Sì, ma parecchio anche secondo me. sì. Cioè, pensa a non vedersi con i propri amici per 1 anno e mezzo. Mamma mia. No, non sentire, non vedere nessuno, cioè proprio una No, cosa... no. Per fortuna i social media diciamo che dai, saranno anche tanto tossici, però magari in questo periodo hanno aiutato parecchie Beh, persone. hanno aiutato. E dipende sempre da come li usi. Sì, Cioè, credo esatto. che serva. Ecco perché ora farò un commento da super vecchia. Secondo me non puoi dare i social in mano ai bambini fino a una certa età. No, Anche sono per assolutamente... loro, cioè voglio dire, diventano assolutamente ossessionati dai commenti, da quello che la gente dice, e già per gli adulti è dura, cioè Sì. noi possiamo definirci adulte? Rimandiamo Comunque, alle sì. decisioni. Già per persone come noi che hanno fatto Facebook quando avevano anni. Sì. E ogni tanto ci si ritrova in discussioni. Ok. Partito il telefono. Il bello Oddio. della diretta. Il bello della diretta. Cioè, per gente come noi che l'ha fatto anni, Sì? è già difficile ritrovarsi in discussioni sui propri profili. Ah, sì. Ma io solitamente evito. No, Cioè, anch'io, se per qualcuno carità. dice qualcosa di sbagliato o di negativo su di me, gli metto un cuore e basta. Oltre che, Non ho vabbè, voglia. arrivano i Messenger, quello di Mhm. Facebook, però, i Sì. soggetti che arrivano. Ma a me anche su Instagram Sì, ogni tanto messaggi, anche su Instagram. Però Instagram arrivano come richieste, quindi ignori, è facile. Sì. Su Messenger magari arriva e tu apri perché dici, cacchio, e quindi l'hai aperto. Sì. Sanno che sai, quindi Sanno vanno che sai. avanti. Vabbè, chi se ne frega, cioè. Esatto. Ho tutto il diritto di non risponderti se non voglio. Però non fatelo. Però a me piace tanto adottare tecniche. Ogni tanto mi arrivano foto di melanzane. Ah, giusto. Melanzane. Emoticon qua sotto. Sì, di melanzane. E quindi dico, cosa posso fare con questa foto? Vado sul profilo della persona che me l'ha mandato. Cerco sua madre e gli inoltro la foto. E basta, poi abbandono la Ci conversazione. sono molte risposte disponibili in questo caso. Il più delle volte è mandargli a tua volta una foto di un dicendo questo è il mio. Di una melanzana. Oh, di una melanzana. Cioè mandi tu la foto di una melanzana e dici ehi, questo è il mio. Sì, l'ho fatto un paio di volte, tipo, la mia melanzana è più lunga.
Esatto. Ma come piccola, tutto qui. No, tutto qui. Che poi la maggior parte Così non ti magari. manda neanche la propria melanzana, ma sono melanzane trovate Vabbè, in giro. ovviamente. Sono le melanzane del loro orto, ma Di altri Sì. cortili. sì. Però il problema di capita. stare sui social media è che magari col fatto che noi ci siamo da più tempo, cioè anche noi da minorenni abbiamo fatto Sì. questi social media, li ricevi anche quando sei minorenne, quindi non è, Sì, non le è ricevi bellissimo. comunque. Per quello bisogna essere comunque in una fascia di minore età in cui Mm. sei già abbastanza sgamato da non... abbastanza Dog life. sgamato da... Turn down for... Aspetta, turn down for what? E poi basta con queste pubblicità su Instagram del vuoi diventare il nostro influencer, vuoi diventare il nostro, vuoi l'iPhone, non me ne frega niente, non me ne frega niente. Oddio. Beh, allora, per quanto riguarda i social media, l'evoluzione che non mi sta piacendo tantissimo, ma la capisco, sono le pubblicità su YouTube. Se ho iniziato a guardare YouTube è perché non volevo guardarmi le pubblicità in televisione. Però adesso già. ci sono anche su YouTube. E me le devo sorbire ogni 2 minuti. Quindi a volte io abbandono anche il video che sto guardando perché mi rompo. Sì. Semplicemente perché dico sì, vabbè, poi perdo il filo del discorso, non mi ricordo più cosa stavo guardando. Cioè, Capita, è vero. l'elicottero che passa adesso. Lo senti? Ciao elicottero. No, si sente pochissimo. Ciao Ok. elicottero. Questo video è sponsorizzato da Elicotteri. Capisco perché ci sono, però veramente noioso. Sì. Beh, noi abbiamo iniziato guardando YouTuber al posto di guardare programmi TV proprio perché era bello così. Sì. E Non c'erano c'erano tanti pubblicità, non c'era niente. Esatto, c'erano tanti validi, ci sono ancora alcuni, però quando abbiamo iniziato c'erano tanti validi YouTuber No, sì. divertenti che avevano qualcosa da dire e sapevano dirlo in maniera ilare. Ilari. Hilary. È interessante. E adesso invece devi fare un po' la gymkhana per trovare Sì. le cose. Io non capisco i vlog, nel senso capisco un vlog se c'è un avvenimento importante, stai facendo un viaggio e allora dici va bene, ok. Però io ho beccato anche vlog di gente che fa vedere la sua giornata, dalla Sì. mattina alla sera, e magari non fa niente perché è in quarantena, e quindi tu dici ok, Beh, e se quindi che stai se facendo? sei Robert Downey Jr. in quarantena non ci dispiace, Ma se quello lo vedrei sei volentieri, mi piacerebbe. Inuccio da Catania. Sì. eh. Però vabbè, uno che aveva iniziato a fare vlog tutti i giorni Mm? e li pubblicava tutti i giorni era Casey Neistat. Come si chiamava? Non ce l'ho presente. Lui metteva un vlog al giorno Mm? e non so come cacchio faceva. Perché si riprendeva tutto il giorno, la sera montava per poi pubblicare il video. Il giorno dopo uguale, ma per anni l'ha fatto. Mm. Casey Neistat o Neistat, non so come pronunciarlo, è strano come cognome. Ma era Casey interessante Neistat. almeno? Non l'ho mai guardato sinceramente, però so che esiste, Mhm. perché è un po' Cane Secco, che è uno dei miei youtubers preferiti, più che altro perché è molto tecnico a livello di filmmaking, dà un sacco di dritte fighe. E mi piace anche la sua personalità, però Cane Secco aveva iniziato un po' a fare una cosa simile, però poi adesso fa i vlog settimanali, quindi si riprende tutti i Ok. giorni, però poi col Monta. suo team, per fortuna si dividono i compiti Sì. e la domenica esce il vlog settimanale, quindi quella è una buona idea, è carina, soprattutto perché loro sono una casa di produzione che ha fondato lui, però poi si sono aggiunti anche gli altri e fanno vedere com'è la loro vita dal lunedì al venerdì in ufficio. Ognuno ha la sua postazione, oppure se devono andare in trasferta per filmare qualcosa, se devono girare una pubblicità. Ed è figo perché magari la gente non si rende... Perché quando tu dici faccio il filmmaker, magari la gente ti guarda e fa... Sì, è quello che diciamo sempre, che non si Sì, rende... ma... Non ci si rende conto che... Ma gli stessi, molto spesso, io adoro, grazie a YouTube, che ci sia la possibilità di vedere i behind the scenes dei film. Oh, sì. Perché ti fa capire che la vita di un attore vuol dire alzarsi alle 3 per andare al trucco, per esempio. Sì, e stare magari al trucco 7 ore se ti devi trasformare in Hellboy. Adesso non so in quanto ci hanno mistica, messo. esatto. Forse di più di 7 ore. Esatto. Sì, no, in quel Oppure- senso sì, però anche come casa indipendente o comunque cose che magari abbiamo fatto anche noi agli inizi, che erano No, ma intendo cose tutti piccole. in generale, cioè Sì, è sì, bello sì, sì. vedere cosa ci sta dietro, Mhm. la fatica Sì. che ci sta dietro, che non è il filmino della comunione di tuo cugino. Ecco. Esatto. Che anche quello c'è uno sbotto di lavoro dietro, perché... Sì, anche lì, ma anche dietro a un video di un matrimonio, assolutamente. Esatto. Però sono due insomma, cose un po' diverse. YouTube in questo caso, perché
sugli altri social esiste di meno, ma la possibilità di entrare a vedere come funzionano le cose Sì. nel nostro campo, ovviamente. Il fatto Sì, che per serva noi dell'esperienza. esatto. No, beh, noi abbiamo iniziato a vederlo con le VHS, c'erano le prime Sì, VHS è con vero. dietro le quinte dopo i titoli di coda, oppure dovevi prenderti un'altra VHS che quella era solo di contenuti Solo dei speciali. contenuti speciali. Poi c'era il DVD che aveva Il il behind the film scene, e poi c'era il behind the scene nell'altro CD, quindi erano 2 CD. Poi ho iniziato a che fare il prima. CD unico, poi è uscito il Blu-ray e poi basta, Adesso perché ormai li poi trovi. Oddio, adesso li trovi ancora nei DVD, però sì, li trovi ancora. adesso su Netflix fanno la puntata in più, magari Mhm. all'inizio o alla fine, ti fanno vedere i backstage. Questa è un'altra cosa. La nostra generazione è quel tipo di generazione che ha dovuto aspettare le settimane per vedere un altro episodio, cosa che Netflix non ti regala più. Nel senso, è bello avere a portata di mano un'intera stagione, che ti fai fuori un giorno intero e vai a dormire alle 7 del mattino successivo, però è bello anche il dover aspettare una settimana, fare 1000, come si dice, Teorie. sulla prossima puntata sì. con gli amichetti alle elementari. Quindi era carino. Era bello come Adesso feeling. devo dire che appunto da una parte credo si siano tirati un po' la zappa sui piedi perché nel momento in cui esce tutta una cosa devi già avere in programma di farne un'altra. Cioè se una stagione durava 20 episodi avevi 20 settimane di tempo. Sì. Adesso esce una stagione di qualsiasi cosa, il giorno dopo l'hanno già finita in L'hanno già tantissimi. finita, c'è chi l'ha già guardata tutta Mhm. e quindi non è facile. Devi cercare sempre di trovare contenuti di alta Sì. qualità. Forse Disney Plus sta facendo questo, che Cosa? non ti mettono fuori tutta una No, stagione, anche ma Amazon con anche Amazon, ok. The Boys. The Boys. Guardate The Boys. Con The Boys ha mandato tipo nell'ultima stagione i primi 2 episodi Mhm. insieme, 2 o 3, e poi li ha mandati uno a settimana. Vedi? Ma avevo sentito anche con The Mandalorian. Io sono indietro con un sacco di roba che devo vedere. Mandalorian sì, l'hanno finito a Natale, poco dopo Natale 2020 e ha mandato una settimana. Ci sta. La cosa brutta dei social media, e adesso lo dirò perché mi è capitato, Spoiler! ecco, Sì. precisamente quello, uno non può aspettare, uno non può, e la gente, perché la gente con la G maiuscola è cattiva, cattiva, visto che non voglio dire parolacce. Mm. Cattiva con la S. Cattiva con la S, esatto, maiuscola. Non c'è rispetto. No, ma c'è spesso rispetto. sono anche gli attori stessi o Netflix stesso che dopo un paio di giorni inizia a pubblicare foto e tu dici Grazie. Però sai, io so che il social network, quell'account rischia di... sì. Non che apro Facebook e... giuro, 6 ore dopo che era uscita l'ultima puntata mi trovo uno spoiler dell'ultima puntata. Ma di cosa? Di cosa stai parlando Mandalorian adesso? sto parlando. Ok. Un big Wow. spoiler. Quindi dici... Che ovviamente adesso vi diremo. Esatto. Beh, anche perché è passato un po' di tempo. No, ma io comunque, devo ancora vederlo. ci sono persone a Come cui non me. importa degli Da cui spoiler, non- ma ce ne ok. sono tante a cui interessa. Magari io sono dell'idea che non sia giusto neanche arrabbiarsi se dopo, che ne so, 2 mesi tu non hai ancora visto la serie e quindi becchi magari uno spoiler in giro. Ok, ti dispiace, però dici ok, sono passati 2 mesi, posso farmene una ragione, ok? Mhm. Ma il giorno dopo, 2 giorni dopo, No, ma cioè, dai. non è che tutti hanno il tempo di mettersi lì a vedere tutte le stagioni possibili e Esatto. immaginabili. Cioè, ad esempio, io non riesco, mi mancano ancora tantissime cose da vedere. Esatto. E, Anche perché ragazzi deve essere, cioè, manca questa cosa che devi essere nel mood giusto per guardare qualcosa. esatto. Non puoi costringerti a guardare una serie soltanto perché c'è qualche cattivo con la S maiuscola, Cattivo con la S o con la D. con la D maiuscola, che ti spoilerà tutto su Facebook o su Instagram o su Twitter. Vuoi goderti una cosa e non puoi perché devi guardarla a tutti i costi. Guarda, io avevo un'amica che faceva apposta a mettere nelle stories gli spoiler. È uscito Endgame l'anno scorso. C'hai il No, diritto 2 anni di fa. uccidere. Quando cacchio è uscito Endgame? 2 anni fa? 2 anni fa. 2 anni fa. Quando è uscito Endgame 2 anni fa? 2019, sì, 2 anni fa. È già 2 anni fa. Quando è uscito Endgame 2 anni fa io non l'avevo ancora visto, ma era uscito il giorno prima, dovevo andare il giorno dopo. E questa mia ex compagna di classe ha messo nelle stories chi moriva in Endgame. Dovrebbe esserci un girone dell'inferno speciale per queste persone. E fu così che la nostra amicizia finì.
Io l'ho eliminata da Instagram e l'ho E così, bloccata. finita l'amicizia. Ovviamente scherzo, ce l'ho ancora tra gli amici, ma ho molto rancore nei tuoi confronti, sappilo. Tanto non capisci l'italiano, quindi... Io ho ancora su Facebook quelli che mi hanno spoilerato Mandalorian, però O Hunger Games. sappiatelo. Andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti. Sono traumi che ti porti dietro per tutta la vita. Sì. Stavo giusto dicendo, a proposito di spoiler, che nella mia vita quanto sarebbe bello poter cancellare dalla propria memoria alcuni colpi di scena di film, Per poi riviverli. per quando li rivederli Oh, per la sì, prima volta. volentieri. Qual è il film che voi, pubblico, vorreste cancellare il colpo di scena che vorreste cancellare dalla vostra memoria per riviverlo di nuovo? Questa è un'ottima domanda. Tu? Io... caspita. Sicuramente film tipo di Others o Il Sesto Senso, perché più che altro è un plot twist che forse ci arrivi, ma è un po' difficile arrivarci. Esatto. Oppure film come E.T. o Moulin Rouge o Jurassic Park, che sono quelli che mi hanno portato a fare questo lavoro, oppure Titanic. no. Anche se, vabbè, io ero piccolina, quindi la storia vera non la sapevo, perché quando è uscito avevo 6 anni, mi sembra. 97 è uscito? O 98? Controlliamo 97 subito. mi sembra, quindi avevo 6 anni quando è uscito e non la sapevo la vera storia di Titanic, quindi per me era spoiler, tra È virgolette. un'avventura, esatto. Certo, quindi poi dopo, dopo mi è stato detto che era una storia vera, ma io non ero documentata a riguardo, quindi per me era vivere una storia d'amore per la prima volta, quel tipo di Una storia storia d'amore. quindi- d'amore? È una storia d'amore, quindi Amore. anche quello. Non sono per le storie d'amore più che altro, però se sono particolari appunto come Moulin Rouge o Titanic, quelle sì mi coinvolgono. 97, 97, boom! presa in pieno. Secondo me Moulin è Rouge 2000, 2001. 2001. Siamo tornati su Ehm, Iwan McGregor comunque. McGregor. Ciao Iwan. Hello there. 2001. 2001, ok. O Le cronache di Narnia. Quelle sono tutte cose che ho visto da piccola. Beh, Le cronache di Narnia ero già alle medie, però Mhm. sono tutti film molto Sì, è vero. belli. Per quanto ti riguarda invece? Allora, io giusto a Capodanno di quest'anno Mhm. stavo pensando che non l'ho mai vissuto come un colpo di scena perché in un modo o nell'altro lo sapevo già. Ok, Di cosa? I am your father. Ah! Anche se non hai mai visto Star Wars, in qualche modo lo sai ancora prima di Mm, averlo visto, a meno sì. che non sei della generazione che l'ha visto la prima volta. Ok, sì. Quindi vedere quella cosa Mhm. senza saperla, secondo me è una grossa... che adesso la usano tutti come battuta, oppure Sì. spesso viene fuori nei film che sei figlio di, sei padre di... Quello è il capostipite del colpo di scena. Oh no, Sì. sono tuo padre. Sono tuo padre. Quello sarebbe il massimo, però anche tanti film, quasi tutti a me piacerebbe rivederli come se fosse la prima volta, tranne quelli brutti ovviamente che mi hanno Sì. traumatizzato. Però sì, Star Wars ha creato quel Mandela Effect che tutti ricordano che lui dice Luke sono tuo padre, invece Ma no, non dice gli io sono tuo padre. No, però molta gente si ricorda quello, si ricorda sì, Luke, in sono tuo effetti- padre, invece è no, io sono tuo padre, se non sbaglio era, no? Esatto. No, No, you kill my father. No, I am your father. He told me you killed him. No, I am your father. Quindi sì, c'è questo Mandela Effect di... È vero, Mandela è Effect vero. comunque ho fatto dei test del Mandela Effect e... Sì, anch'io ne ho beccati qualcuno, Alcuni sono cioè, tutti tipo sbagliati. loghi di cereali o robe varie. Vabbè, anche la Apple, La Apple è vero. cosa della Apple. Ma com'è possibile? Sono bellissimi. Sì. I migliori, quelli che mi piacciono di più, sono quelli delle inversioni di colori. Che tu ti Oh, ricordi un no, colore e non sì. è quello, è l'opposto, tipo. Sì, Bellissimo, meraviglioso. No, allucinevole. Cacchiara. Beh, quindi quali altri film vorresti elencare? Allora, sicuramente sì, Guerre Stellari. Quello Mhm. sicuramente. Anche quello, sì. Anch'io mi probabilmente associo. Il Sesto Senso, perché ma più che altro perché sono i capostipiti, l'apice proprio del colpo di scena. Dei plot twist, sì. Dei plot twist, esatto. Mhm. In generale Shyamalan è il Sì, basta. dio dei plot twist, ecco. Mm. Però ci sono tanti film che... Il Gladiatore è uno di quei film che vorrei rivedere come se fosse la prima Oh, volta. sì. I Oppure classici, le insomma. trilogie, Ritorno al futuro Mhm. o Indiana Jones. Il primo Spider-Man. Il primissimo Spider-Man. Io mi Quello con ricordo di averlo Tobey. visto e mi era piaciuto. L'hanno messo adesso su Sì. Netflix. Cioè adesso, Sì, qualche mese fa. infatti. Ma anche tutti i primi. Il primo Iron Man, il Mhm. primo Batman che è uscito quando non ero ancora nata. La trilogia di Nolan anche di Batman. La Mi trilogia... piacerebbe Sai che io rivederla. ancora adesso dirò una bestemmia. Il mio preferito è il primo.
Il tuo preferito? Sì? Batman Begins. Non è una bestemmia, sono d'accordissimo. Sono E d'accordissimo. no, perché c'è quest'aura di perfezione attorno a The Dark Knight, Mhm. però una cosa che non avevamo mai visto nei film precedenti era come lui diventa Batman. Sì. E quello è stato il primo film in cui lo vedi Sì. e wow! Nera si può avere? Cioè, boom! Madonna. È venuto giù il cinema. È un po' come Schumacher che vede la 600 e chiede se c'è anche rossa. C'è anche rossa? È vero, guarda. Stessa Stesso vibe. Oh mio Dio, Gioca. Abbiamo un problema. Sì, Dovremmo abbiamo- risolverlo prima o poi. Sì. Però devo dire quello. Sì. In genere a me non piacciono quasi mai i film che piacciono a tutti delle trilogie. Anche E- Harry Potter mi piacerebbe rivederlo per la prima volta. Ah, sì, è vero. Cioè, È vero. sono gelosa delle persone che lo stanno riguardando, cioè che lo stanno vedendo adesso per la che prima non volta. l'hanno mai visto, vero? Perché se non sbaglio in Italia li hanno fatti tutti, no? Sì, li hanno fatti Televisione, per Natale. sono gelosa di quelle persone che se lo stanno riguardando adesso. Per Natale, bello, sì, è vero. Ci sono tutte e noi abbiamo vissuto queste cose, noi abbiamo Mhm. vissuto l'inizio del Marvel Cinematic Universe. Sì. Cioè, i ragazzini di Harry L'inizio Potter hanno la nostra età tempo. adesso. Siamo cresciuti con loro. Per quello è speciale per la nostra generazione. E vabbè, abbiamo vissuto anche gli Hunger Games, Mhm. non fisicamente, ma Ma per fortuna, grazie. Sì, forse, Hunger Games. allora ti dirò, gli Hunger Games è una saga che mi ha preso meno degli altri. Mhm. Io sono un po' più team Divergent. Mi piaceva un po' di più Ok. quello Mhm. e queste fazioni, non lo so, mi piaceva un po' di più quello perché è il tipo di film che mi piace fare, Non sinceramente. raccontiamoci idiozie. La miglior saga su tutta la faccia della terra è Cobra Kai. Cobra visto Kai è giusto il ieri trash giusto. La terza stagione. Sì, Cobra Sono Kai è quel innamorata. trash bellissimo che non puoi. Sono innamorata. Concordo. Non è vero, non l'ho vista ieri la terza stagione, l'ho vista mesi fa, perché se questa cosa va in onda più avanti. Sì. Invece un film che ti piacerebbe non aver mai visto? Nel senso che vorrei cancellarlo dalla mia memoria, talmente brutto. Oppure talmente triste che ti ha dato Ok. troppa... Sicuramente. Allora, talmente brutto, l'ultimo Ben-Hur. Oh no! Allora, avete presente quando vai a vedere qualcosa ed è brutto ma è trash? Tipo Noah o Sì. come si dice, quell'altro che hanno fatto uscire con Christian Bale. Mosè, però non si chiamava Mosè. Exodus si chiama. Exodus, ok, sì. Che è trash, il trash giusto. Dici, ok, vabbè, è una No, boiata sì. pazzesca, ok. Ben-Hur, l'ultimo Ben-Hur, che è del 2000 e qualcosa, è proprio una lobotomia. Sì. Quello vorrei rimuoverlo dal mio cervello il prima possibile, grazie. Aspetta. Potrebbero inventare un metodo per farlo, tipo Eternal Sunshine of Spotless Mind, una roba del genere. Sì. Mentre è talmente triste Il bambino col pigiama a righe. Oh mio Dio, mi associo. Perché è quel genere di film che... A me fanno più male i film che sono verso il reale. Sì, o tratti Di da questo qualcosa, genere sì. soprattutto. Piango appena toccano un cucciolo, ok? Però... Cioè, mi però dispiace di più se muore un animale che una persona, sinceramente. quando sai che quella cosa è successa, o comunque è molto vicina alla realtà, mi fa male fisicamente, quindi Sì. dico ok, bene, basta. Mhm. Per rimanere sullo stesso stile, direi La vita è bella. Anche. Però sono felice di averlo visto. sinceramente. Roberto! Roberto! Grazie Sofia. Sofia. Ciao Sofia. And the Oscar goes to I più alti di orgoglio l'Italia. italiano. Ovviamente, carissima. No, io direi i primi 10 minuti di Up. I primi 10 minuti di Bambi. Sono tutte cose che... Quello non perché è brutto, ma perché è troppo triste. Cioè, non puoi iniziare un film così. Aveva... Mi manca però quella Disney lì. Sì. Quella che ti dava i traumi. Mm, Mi manca. sì. Adesso i bambini non hanno più traumi. Un Bambi che perde la mamma, effettivamente. Sì. Giusto l'altro giorno ripensavo a un post di una signora che avevo letto, salve signora, che avevo letto, che diceva che
non era possibile, di parecchio tempo fa, quando stava uscendo, mi pare, Alla ricerca di Dory, Ok. che diceva, no, e mia figlia che viene sottoposta a questi traumi di vedere una coppia gay in un cartone animato, sono traumi. E nella mia testa è flashato subito Vabbè. Zeta la formica, Oh! quando lui parla con la testa dell'altra formica. E io lo vedevo a 8 anni. Sì. Signora, di che stiamo parlando? Se questi sono traumi. Signora, una coppia di... Tra l'altro erano 2 donne, mi sembra, Mm. che vanno a prendere la bimba a scuola. Sì. Ma ringrazi che sono... Ringrazierei per avere un trauma Io di sono la quel tipo. generazione di Mufasa, signora. Sì, esatto. Ecco, quella è un'altra cosa che aggiungerei alla lista. No, un film che in realtà non è brutto, perché è tratto da un libro di Stephen King, quindi non può essere brutto, però è The Mist. The Mist? Bello, The Mist. Ah, quello Eh, della nebbia. Quello della nebbia. La nebbia. No, praticamente è bello, Mm? però il finale, io non ho mai letto quel libro lì, quindi non sapevo la storia, però il finale mi ha lasciato... Cioè, ho detto perché sono venuta a vedere questo film. Sì, non so se volete lo spoiler. Se vi do lo spoiler, questi sono i minuti che dovete saltare, così Ok, vai. non mi spoilerate il film se lo volete vedere. La città viene invasa da nebbia. questa nebbia. Nella nebbia ci sono degli esseri, ok? Che sembrano degli insetti enormi, insetti giganti, che pare Roba di vengano... Sì, pare che vengano da un altro mondo. Si è aperto un varco tra i due mondi, praticamente. E seguiamo quest'uomo con suo figlio che va a fare la spesa e però deve barricarsi nel supermercato, nel mini market anzi, con altre persone. Quindi c'è la super cristiana di turno che dice questa è Classico l'Apocalisse. apocalittico, sì. Esatto, questa è l'Apocalisse, quindi si fa la sua cerchia di fedeli, quindi inizia a creare situazioni spiacevoli per tutti. Mhm. Infatti, visto che siamo in momento spoiler, quando la uccidono io mi sono alzata. Grazie. No, perché era veramente... Cioè, non per la religione, perché era proprio lei come personaggio che era una roba. Muore. Vabbè, fatto sta che quest'uomo riesce a scappare a un certo punto da questo mini market, trova una macchina Mm? e salva anche una coppia di anziani e una donna. C'era un minimo di feeling, diciamo. Ok. Quindi ho detto, ah ok, vabbè dai, cioè un bel finale perché alla fine, dai, salva questa coppia di anziani e una donna con cui magari un giorno avrà una futura Una storia. relazione e suo figlio. A un certo punto la macchina si ferma perché finisce la benzina e dopo un po' di ragionamenti decidono che forse è il caso di uccidersi. Quindi lui trova una pistola se non sbaglio una pistola nel cruscotto, oppure ce l'ha lui, adesso non mi ricordo com'è che hanno questa pistola, e ci sono solo però 4 proiettili. E loro sono in 5. E quindi lei dice a lui, ma tu come farai? E fa, un modo troverò. Vabbè. Quindi si vede la macchina da lontano che si flasha per 4 volte, quindi vuol dire che uccide anche il Spara figlio. Il figlio in 4 tutto volte. ciò stava dormendo, quindi non sa nemmeno che lo stanno per uccidere, vabbè. Bambino, ok. Quindi uccide suo figlio, una donna con cui poteva avere un futuro, quella coppietta di anziani che per tutto il film eri lì che dicevi, oh, che carini, Sono vivi? che fino a quel punto erano sopravvissuti e poi ovviamente non ci sono più proiettili, quindi lui trova diversi modi che... Vabbè, allora dice, sai cosa? Apro la porta della macchina e mi faccio mangiare da questi cosi. Quando lui apre la porta, passano i militari e fanno, signore, li abbiamo sconfitti, siamo liberi, è tutto finito. E lui si butta per terra e inizia a urlare come se fosse Tarzan, giuro, non sto scherzando, l'urlo me l'ha ricordato tantissimo. In italiano, poi non so in inglese se urla uguale. E io ero lì tipo... Thank you, but Perché? no. Quindi no, quello è un Io ho film... visto poco tempo fa, l'anno scorso, 2020, Erba Alta su Netflix. Wow! L'hai visto? Quello a me è piaciuto. Però il finale va verso quella zona lì. Sì, sì, Che dici? sì. Però a me fanno impazzire le cose in loop. Sì, Sono quello è troppo belle. pazzesco, devo dire. E Erba Alta è bellissimo. motivo per cui io odio, non è vero, non è che lo odio, perché poverini, però Carrie, Mhm. il remake che hanno fatto, Con Chloe. belli gli effetti speciali, perché rendevano molto di più di quelli vecchi. Mhm. Ma anche nel remake, anche nell'originale non c'è questa scena che c'è invece nel libro, mi pare almeno, che non ci sia neanche in quello originale. Non me lo ricordo così Non lo bene. so qual è, perché il libro l'ho letto anch'io, dimmi. Sempre spoiler. Sì, spoiler, Saltate. saltiamo. Vai, Spoiler dimmi. Vabbè, Quale? Carrie però, regà.
Se vi manca Carrie proprio... infatti, qual è che Il manca? fatto che nel libro alla fine ti fa la mega panoramica su un altro paese, tipo quello in cui vivono loro, Mhm. e c'è questa bambina piccolina che gioca e muove un oggetto Ah, sì, per non farti c'è, capire che comunque è una non cosa, c'è. non è lei, è una cosa che Mhm. esiste. Non c'è in nessun Ehm, film. A me non piace che non ci sia il processo, perché nel Ah libro sì, c'è la il parte in cui processo. sì, perché fanno soltanto, tipo nell'ultimo hanno fatto vedere soltanto l'amica, Sì, cioè l'amica poi quella che lei salva, che parla e dice, ah beh, poverina, perché lei è stata esatto. spinta oltre il limite, quindi sì, cioè Sì. volevo dire... No, mi ricordo quando ho iniziato a leggere il libro che inizialmente non capivo perché si saltava da una cosa all'altra, poi pian pianino lo capisci, che si salta Dal dall'avvenimento e processo il momento in sì, cui ne parlano nel processo, quindi è figo. A me è piaciuto che tantissimo quello. spiegano, esatto, che ti L'unico spiegano problema è che perché... Carrie non è così, però. In che Perché la senso? prendono sempre molto bella, bionda, magra. Sì, Invece Carrie nel libro è, ha qualche chilo è- in più, è è più bruna, ha rotondetta, anche dei brufoli in non è faccia. una bellissima, Non è cioè non è il bellissima come ragazza. prototipo, lo stereotipo della cheerleader, perché anche Chloe Esatto, Moretz, esatto. E anche prendono imbruttita, non sempre è una donna imbruttita. o Cioè, comunque una ragazza molto bella. Quindi perché le stanno prendendo in giro se sono così non belle? mi viene il nome dell'attrice originale, Aspetta che te la cerco. Sissy Spacek. giusto? Perché anche Sissy non era una gran bellezza, cioè era particolare, aveva gli occhi strabuzzati un po' in Sì, fuori, però però comunque era una bellezza particolare, non era era una bellezza brutta. particolare. Sì, Carrie, sì, nel libro non è così. questo però è un difetto che c'è sempre, c'è ancora adesso, che quella poverina bullizzata a scuola è una gnocca atomica comunque. Cioè. Sì. E tu dici, ma perché, scusa? Adesso farò un gesto, cioè proprio un gesto aggressivo verso me stessa e mi taglierò i capelli in un perfetto caschetto che mi starà benissimo. Sì, che neanche i più parrucchieri dei parrucchieri Prenderò una taglierebbero forbice così. da questo cassetto e mi taglierò tutti i miei capelli lunghissimi e avrò un perfetto caschetto. Don't panic. You look great. This is so scary. Honey, you never looked better. Io adoro quell'effetto da Superman che si tolgono gli occhiali e diventano fighe, no? Secondo loro. Sì. Eh sì, si levano gli Si occhiali. stirano i capelli, si tolgono gli occhiali e sono improvvisamente top e paura. And give you A princess. Funziona così. Ci sta? Tutto questo argomento che riguarda i libri trasposti a film. Ma potremmo guarda, parlare allora io l'ho di- visto anche con i fumetti, ad esempio, ultimamente è uscito Umbrella Academy Mhm, e hanno cambiato un sacco di roba. sì. Ehm, Beh, anche The Boys hanno cambiato The un sacco di roba, Boys, poi sì, la sì. Marvel è un Però mondo da a una parte. parte diciamo che Umbrella Academy si è adattato molto su quello che sono gli attori che hanno deciso di castare. Mhm. Quindi ad esempio se Vanya non era lesbica nel fumetto, ma lo è nella serie, sinceramente io non cambia la storia se lei è lesbica o Ma meno. Quindi... perché per me possono essere fatti tutti i cambiamenti del mondo se Mm? non stravolgono quello che è il messaggio o No, secondo me no, non hanno fatto cambiamenti allucinanti, Esatto. anzi forse mi piacciono di più i cambiamenti che hanno fatto loro, specialmente con Alison, che l'hanno fatta di colore, che lei non era di colore nel fumetto, ma secondo me ci sta di brutto perché poi nella seconda stagione vanno a finire negli anni 60 e quello è un grandissimo problema per lei, quindi secondo me hanno fatto delle No, ottime infatti, se scelte di ci sono cambiamenti. anche perché io sono dell'idea che se vuoi il fumetto, leggiti il fumetto, cioè non deve essere identico. Sì, Ok. Se devono fare dei cambiamenti, che siano fatti bene, sì. bene. Come ad E esempio io non così, sono... a caso. Sì, io non sono fan dei remake, però l'ultimo Hit mi è piaciuto tantissimo, ad esempio. Ottimo cast, specialmente il primo. Il secondo non mi è dispiaciuto, mi è Io piaciuto il sono cast traumatizzata da tantissimo. It, quindi è un No, argomento a parte. no. A me è piaciuto tanto. Mi è piaciuto il cast, nel senso che chi hanno I scelto bimbi. per fare la versione adulta assomiglia assolutamente ai bambini, quindi andava benissimo, ma il cast giovane è qualcosa di Bimbi stellari. è strepitoso, sono troppo bravi, mi piacciono Bimbi tantissimo. stellari. Mhm. Bravi, E poi hanno veramente. aggiunto un po' più di comedy, che forse nei libri o in quello originale non c'era. Quindi hanno Era aggiunto un po' più di horror. spirito comedy. Mi hai dato un pugno in faccia. Mi hai fatto camminare nell'acqua fetida. Mi hai portato in una
di casa di drogati. E adesso mi tocca uccidere questo clown. Benvenuto nel club dei perdenti, stronzo! So su cosa scriverò il mio tema delle vacanze. Beh, nel film originale era molto più inquietante, era Sì. molto più... Tim Curry era... Mamma mia, lui faceva abbastanza... Aren't you going to say hello? te la facevi sotto. Sì, diciamola così. Sì. Io poi non sono una fan degli horror. Li No? guardo, Io come, sì. li guardo come sfida personale. Ah, Perché sì? non è vero, ne ho visti tantissimi. Ne Mhm. vedo un sacco, ne ho visti un sacco. Però è più una sfida, cioè una delle serie più belle viste ultimamente era comunque Hill House. Quindi Mamma mia. mi piace l'angoscia, mi piace Mhm. il thriller, mi piace, ma odio i jump scare. Oh mio Dio, ma hai visto anche Bly Manor o no? Sì, Ho sì, l'ho visto. Quindi... Quindi Perfectly splendid. How perfectly splendid. It's perfectly splendid. And they're perfectly splendid. You're just perfectly splendid. You really are, you know. I'm what? Perfectly splendid. che i jump scare, se invece mi fai crescere l'ansia, Sì, quello è meglio, perché comunque quando ci sono troppi jumpscare vuol dire che non hanno molta trama per farti spaventare, quindi no, infatti. preferisco che mi metti un po' d'ansia, piuttosto. Vero, verissimo. Puoi vedere anche tutti quei fantasmi che hanno nascosto che... Ecco, mi ha fatto più paura Quegli quello, easter quando ho egg. trovato il post con tutte le foto. C'è un post bellissimo, se avete visto Mhm. The Hunting of Bly Manor, andate a cercarlo. in Ah, cui- c'è anche su BuzzFeed nel caso. su BuzzFeed. Sì, su BuzzFeed Bellissimo, dove ci sono le foto, quindi Mhm. screenshot della serie, dove sono stati nascosti in bella vista fantasmi che tu non hai notato. Adesso non mi ricordo il numero dei fantasmi nascosti, spero Ma che forse era una alto. decina, 10, no. 15, Aspetta, erano aspetta. parecchi. Cioè, allora, devo dire che un paio li avevo visti, ma non ero sicura se erano volutamente Sì, esatto. lì. Cioè, avevo visto tipo dei capelli a un certo punto, quindi dicevo, ma lì c'è qualcuno, forse non è importante, ma ok. Sì, poi ti E dimentichi e dici, vabbè, ok. Sì, perché dici, ok, c'era qualcosa, ma non è... Poi, tantissimi. Ce n'era uno dove c'è un bambino contro la parete per tutta la scena e tu non lo Tu vedi. non lo vedi? Sì, non so come facciano a... Ti Però è una tolgono. cosa, è una bella idea. Mm. Non dicono quanti fantasmi hanno nascosto. Il fatto che hanno riusato il cast a me piace tantissimo come Sì, cosa. e quella è un'altra serie che hanno cancellato. Mollato, sì. Hanno fatto solo queste due. Io sono contenta. Da una parte mi dispiace tantissimo perché quando le serie sono belle ne vorresti all'infinito. Dall'altra so che se vai troppo avanti non sarebbe mai stato. Sarebbe andato sempre peggio. Sì, ci sono molte serie che vanno avanti per 24.000 stagioni, Esatto. ma di E nulla. diventano terribili, che ti piacciono all'inizio e poi fai. No, Mm. basta. Dovevi tagliare 10 stagioni fa. Oh no, ti sei bloccata. Oh no. Più di 50 fantasmi Cosa? nascosti. No, comunque 50 cosa? 50 fantasmi. Qua dice 50 fantasmi. Bene. Sono su radiotimes.com. Dice 50 fantasmi. Grazie Radio Times, sponsorizzato da Radio Times. Sponsorizzato e da- BuzzFeed, da che chi l'abbiamo soldi. BuzzFeed, che l'abbiamo nominato prima. Comunque sì, questa è una delle tante serie che hanno cancellato che mi sta dando un'ulcera perché mi stanno cancellando praticamente quasi tutte le mie serie preferite a partire da The Society. I'm not okay with this. Chiamatemi Anna. Non so come in italiano, forse chiamatemi Anna. And with an E? And with an E. Ok. Non mi ricordo in italiano. Forse altre No, stagioni ragazzi, hanno cancellato. Io sono ancora bloccata anni fa quando hanno cancellato Almost Human e In the Flash, Oh. Forever. Sì. Pushing Daisies. Pushing Daisies! Il fabbrica torte hanno cancellato. Tranduil. Sì. Che tristezza. In favore di cose che poi. Sì, cioè, allora io, non vogliatemene, ma il film delle Winx, io cosa me ne devo fare del film delle Winx? Ma poi Al posto di così. The Society. Cioè, perché mi devi cancellare The Society per farmi il film delle Winx? Ecco, vorrei fare facciamo un appello. A parte basta remake. Ecco, basta. Basta The Cioè, o li Kissing Booth. fate- Basta o li To fate All the con- Boys I Loved Before. Basta. Esatto. O li fate con una cognizione di causa, cioè Sì. ci deve essere un motivo se fate un remake, Sì. e un motivo Basta, infatti, valido. dateci storie nuove. Esatto. Anche i remake live action, io li guardo tutti perché preferisco guardare, bisogna sempre guardare prima di criticare. Ah, sì, sono della stessa idea.
Esatto. Anche se l'ultimo Mulan ancora non l'ho visto, devo ancora Non l'ho vedere. visto, non lo guarderò perché ho già visto abbastanza. Non sono ancora sicura. di Prossima se- volta che torno in Italia, dai. Esatto, faremo, Lo faccio faremo guardare. un po' il podcast guardando Mulan. Guardando Mulan. Video Anche se mi hanno reaction. detto che è una sorta di Elsa cinese. Allora, oltre a Dai quello, poteri. mi hanno detto che hai superpoteri. Hanno fatto tante storie perché no, non possono esserci Mushu, il grillo, perché abbiamo tolto tutti gli elementi E poi dai, magici. dai poteri a lei. E poi mi c'è sembra. una tizia che si trasforma in una fenice e Mulan che c'ha i superpoteri. Ma non dir balle allora. Devo Già se dire mi che ti sta sulle balle Mushu, allora va bene, posso capirlo. Grillo, esatto. Devo dire che fino adesso i live action che mi sono piaciuti di più sono stati Cenerentola di Kenneth Branagh, molto bello, anche perché finalmente abbiamo un motivo per cui Cenerentola non è una svampita che parla con gli uccellini, ma c'è un motivo se lei ha quel carattere, se è così buona, è così gentile. E poi lei è bellissima e Richard Madden è bellissimo. Mamma mia. E il vestito è bellissimo, è il più bello che hanno fatto, cioè in confronto a quello di Emma Watson che fa belle, uno Mamma mia. straccio che mi metto io a Carnevale. E poi Kenneth Branagh, quindi va bene. Mhm. Vabbè, il Re Leone a me è piaciuto, ma solo perché sono affezionata al Re Leone. Cioè, mi è Certo. piaciuto. È stato come vedere il Re Leone, uguale, a parte un paio di cose, uguale, identico. Sì. Quindi. A me è piaciuto il libro della giungla, però quello che Il ne hanno libro fatti il primo, due. il Io primo, intendo no, quello. il primo. Sì, Quello quello di dove Jon Scarlett Favreau. Johansson fa il K. Quello di Jon Favreau, perché Jon Favreau può fare tutto quello che vuole, può Jon avermi Favreau quando può vuole. fare quel Ciao, cacchio Jon. che gli pare. Però il ragazzo, cioè pensare che era la prima volta che quel ragazzino recitava e ha recitato col nulla. Che c'è Ben Kingsley e Mhm. Bill Murray che fanno Balù e Bagheera. Sì, C'è ottimo K cast, tra che lo l'altro. fa Scarlett Johansson. Ottimo cast. E- Cioè mi ha fatto anche piangere quando lui deve andare via dalla lupa. Cioè, Mamma mia, no, proprio bello, bello, bello davvero. Me lo stavo dimenticando, Sì, pensa. no, quel libro della giungla forse è il mio preferito in assoluto dei Ma live anche perché è action. quello più l'altro in realtà l'ho iniziato, ma a parte gli effetti speciali che secondo me erano un po' scadenti. Ah, l'altro non l'ho visto, però ho detto che, cioè, mi avete fatto già, me ne No, io avete già l'ho fatto uno intravisto, qualche aveva anno degli prima. effetti speciali abbastanza scadenti. Quell'altro era pazzesco. Cioè, poi la musica, avevano la musica del cartone originale, quindi ciao, Sì. ha vinto in partenza, capito? Salutate la concorrenza proprio. Ho visto Aladdin, ma Sì, Aladdin, vabbè, nel senso, sni? sni. La svolta un po' bollywoodeggiante non mi ha dato fastidio, però No, carini loro adesso sono. comunque. C'è anche lì un Cosa? cast, il cast comunque anche lì è molto Sì, carino. anche lì Will Mi Smith a me è piacciono piaciuto molto. molto, perché Will Smith ha fatto il genio come l'avrebbe fatto lui, non ha tentato di imitare nessuno, quindi No, ci non mi è sta. dispiaciuto. Sono molto, molto, molto preoccupata del film che deve uscire su Crudelia De Mon. Oh, sì. Perché io ho molta paura di questa tendenza che c'è di giustificare il villain di turno. Mhm, Cioè, mi sì. piace che i villain non siano più solo il villain in Sì, nero. ma hanno una ragione per essere come sono e Esatto, quello è ma hanno una bello. ragione per essere quello che sono. Ma come puoi dare una ragione a una persona che scuoia cuccioli per divertimento? Voglio proprio vedere. Come Voglio fai a proprio farmi vedere. capire? Cioè, se mi dici, no, è stata morsa da un cane da piccola, sì, non è una buona ragione per prendere i Quindi? cuccioli e scuoiarli. No! No, sì, quello è al limite Anche perché dell'indecenza. Crudelia, a parte Crudelia di Glenn Close non la batterà mai nessuno. La vedo difficile. Siamo abbastanza vecchi da ricordarci la carica dei 101 di Glenn Close, che non è abbastanza, secondo me è molto molto underrated come Con Johan come Griffith. sottovalutato. Esatto. Quello è il 2. Ah, il 2 quello? Ah, sì, è vero, è vero. Il primo è quello con porca miseria. Che bello avere Google. Come più scemo, però non mi viene Questo podcast è sponsorizzato anche da Google. Google. Non mi viene il suo nome. Bill Pullman. Io siccome li ho visti uno dietro l'altro, non mi ricordavo. Sì, il 2 è quello con Johan Griffith e sua moglie, tra l'altro. Ah, cioè è vero. Non mi viene il suo nome. L'hai trovato il suo nome? Ah, hai detto Bill Pullman? No, però non so se è Ah. giusto. No, Jeff. Madò, come si chiama? Jeff Daniels? Jeff Daniels. Si chiama Fa come il Roger. drink. No, non Jack Daniels, è Jeff. Jeff. Sì. Perfetto. Oddio, Esatto, Jeff Daniels. what sì. the fuck? No, a me Qual è fa un film piacere. che ti ricordi della tua infanzia, ma non il classico che dici, no, questo lo vedevo tutti i giorni. Un film della tua infanzia che se pensi, questo me lo ricordo e mi è rimasto in testa. Allora, Orca. Basil l'investigatopo, Porca miseria. Yevel, Bello. tutta la saga di Bianca e Bernie, No! Red e Toby. Madò. ehm, Questa fa male. ero partita bene.
Vabbè, la classica Heidi che vedevo ogni mattina prima di andare all'asilo. Mamma mia. Si spiegano Oppure, molte cose sulla nostra... sì, per quello siamo Pollon e disturbati. Heidi sono un... E Pollon era un po' strana. Mm. Vabbè, la Melevisione, no? Con i vari cartoni tipo Papà Castoro, cose lì. Esatto. Tu? Che bello. No, io ho questi 2 cartoni che in realtà non so neanche di preciso quanto siano vecchi, Ok. ma sono Fergalli Mhm. e Il segreto del Nim, Il segreto del Nim, sì. quello dei topolini. Sì. Sono quei cartoni che dici, le sai quando davano le videocassette Oh, nei... sì. Quanto siamo vecchi, raga. Il volo dei draghi. Non ce l'ho presente questo. Non lo sa nessuno perché penso non esista nella cinematografia mondiale. Chi conosce il volo dei draghi faccio un appello qui adesso. Mi è venuto in mente Kirikou, Oh, quello sì, me lo che è ricordo. bellissimo. Spero facciano un film su Kirikou. Me lo ricordo, quello sì, molto carino. C'erano tutti questi cartoni sconosciuti. Bellissimo. Era pieno di cartoni così. Mhm. No, c'era anche Tranne. il cartone del... Allora, io Ti non so ricordi dove il l'avevano cartone trovato. di Jumanji? No, cartoni E il Jumanji cartone no. di Spider-Man? Cartoni di Spider-Man, sì. Che si cambiavano con le tutine. Sì. Cioè Stella di io... fuoco, uomo ghiaccio. E lui che si doveva vestire tutte le volte. O i Biker Mice. Biker Biker Mice da Mice. Marte. Gli Street Gli Shark. Street Sharks, lo stavo per dire. Sì, quello Entrando quello- in una via, potevamo parlare dei social, della crescita dei social, siamo entrati nei cartoni animati Ci e non sta, è riusciamo così, è così. È un processo naturale. È un mondo fatto così. No, io non so i miei dove l'avevano trovate, erano delle cassette, non so se era di mia madre o se le hanno comprate quando ero piccola, ma le vedevo a casa dei miei nonni. E sono delle cassette dove c'erano le storie, però disegnate in un modo diverso. Quindi c'era una Cenerentola fatta in un modo, poi c'era il topolino di città, il topolino di campagna, e poi c'era, come si chiama quella storia lì della le scarpette rosse? Ok, sì. Quindi c'era la storia della ragazza che si metteva le scarpe, che le scarpe le facevano ballare per tutta la città. Io mi ricordo un libro con le storie originali, disegnato in modo un po' I strano. 15 intendi? Eh? I 15? No, Era un era proprio un libro volume... di fiabe, ma tipo grosso così. Ah, ok. Tutti colorati, erano troppo belli. Mi piaceva Bellissimo. l'odore di quei libri. Adesso stabiliamo la nostra età. Magic English, Magic English. Magic English, you can speak and sing and play. Hey. Ora canta. Con le canzoni della Disney. Adesso ripeti. Mami, 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 mami. Mami. Mommy, mommy, hello mommy, I love you. Stiamo entrando in un loop temporale che fra 10 minuti ci mettiamo a cantare Sallelli Calli. No, ti prego. Io ho un trauma con le Lelli Kelly perché all'asilo c'era sta bambina che se l'era appena comprata e faceva la figa perché se l'era appena prese, no? Era l'unica che ce l'aveva. Quelle che si illuminavano. Quelle che si illuminavano ma che avevano anche il tastino che se lo schiacciavi partiva la canzoncina della pubblicità. La maestra all'asilo ci ha fatto mettere in cerchio e bisognava mettere le gambe incrociate. Ovviamente mettendo le gambe incrociate è partita la musichetta delle Lelli Kelly, ci siamo messi tutti a ridere, ok. Il problema è che si è inceppato e quindi è andata avanti all'infinito finché la mia maestra ha avuto una crisi nevrotica e ha preso la scarpa e l'ha buttata fuori dalla finestra. Eroa. Mi sa di no. Marlene! Marlene! Eroa. Quindi ogni volta che sento le Lelli Kelly ho questa PTSD da Lelli Kelly. Dove sono tutte quelle pubblicità brutte? Adesso c'è quella della Team, ma fa solo venire male agli occhi, alle orecchie. Illuminami. Non l'hai vista? No. E come faccio a vedere? Ah, scusa, è vero. Hanno preso This Is Me di The Greatest Showman. Ok. L'hanno tradotta in italiano, ma male, cioè non è che l'hanno tradotta letteralmente, e l'hanno trasformata in una canzone della Team. Tipo, e non si ferma mai. Questa è Team e non si ferma mai, come un fiume che scorre per noi. Cioè, questo vorrei cancellare dalla mia... Ecco, tornando... Non è Ben-Hur, non è Ben-Hur, Non è questo Ben-Hur, che è la vorrei pubblicità della cancellare. Team. No, ti prego. Questo vorrei cancellare dalla mia testa, adesso. Questo podcast non è sponsorizzato dalla Team.
Mi dispiace, io voglio bene alla team, fanno degli ottimi servizi, Mhm. ma questa cosa no, No. è stata terribile. Guarda, Davvero. dopo che cos'era la Vodafone ha preso Bruce Willis. Lo amo, Qui prende! Anche qui prende! ma non glielo perdonerò Però mai. lui, no, vabbè, ma lui è quel trash buono che dove Lui lo è il trash metti? buono, Dove lo fare il metti trash sta. buono. Lui è bravo. Bruce Willis può fare tutto quello che vuole. Sì, Ciao, Bruce. assolutamente. How's it going? Carissimo, ciao Bruce, Ciao. grazie per esserti Questo, iscritto. questo video è sponsorizzato da Bruce Yard. Willis. Personalmente da Bruce. Sì, come vedete, la qualità delle luci e tutto il resto è grazie a lui. Se mi metto in una certa posizione sembra che sono pelata come lui. Quindi siamo finite nel viale dei ricordi. Ecco cosa vogliamo, che cosa vogliamo su Netflix. Tutto il viale dei ricordi. Da Netflix Sì. o Prime, non mi importa. Sì, per la gente che in questo periodo diventa trentenne, bisogna creare una rubrica apposta su Dov'è Netflix. il mio... Dove sono le mie stagioni di Xena? O Young Hercules. Dove sono Mm? Hercules, Xena? Mm? Le ragazze di oggi non conoscono Xena. No, mi dispiace. È veramente È un stato trauma. un ottimo modello Xena per noi. Sai quando si parlava un po' di tempo fa di non esistono figure femminili? A parte che io non sono assolutamente d'accordo, mi dispiace, ma se non guardate abbastanza film non è colpa mia, perché Ellen Ripley, Sarah Connor, Nikita. Nikita, Xena, alias Mhm. E poi c'era quella che faceva l'archeologa. Sydney Fox, Sydney Fox, cacchio, non mi ricordavo il nome. Riley Hunter, Sì, Ellie di Jurassic Park. Ellie. Ci sono tantissimi soggetti femminili Sì. che ci sono e sono ancora protagonisti, perché Sarah Connor secondo me è uno dei personaggi femminili eterni, ma soprattutto perché c'era l'abitudine di fare il personaggio femminile o molto materno oppure che non voleva figli. Lei ha un figlio ed è una pessima madre, però fa il meglio che può e quindi rendeva bene. Cioè, sta, molto bello, assolutamente. personaggio molto... Lei meravigliosa. Ma poi anche vedere, vabbè, ok, non è un'attrice vera, però Megara di Hercules era un esempio. Era fichissima. Era un esempio. Quindi sì, c'erano dei ruoli effettivamente. Per loro no, e sì, sparisci, prendimi, sono tua. Non potete fermarvi Sì. ai telefilmetti che vi piacciono adesso o ai filmetti o ai primi film che vedete, quindi vedete un film, c'è un personaggio femminile che non vi piace è vero, ce ne sono pochi, devi saperlo fare, Mhm. però Così mi dite Kate di Lost e io vi schiaffeggio. no. Vi trovo, io vi troverò e vi schiaffeggerò. I have a specific set of skills. Ciao Liam Neeson. Ciao, carissimo, grazie per aver sponsorizzato questo podcast. Questo podcast è sponsorizzato da Taken. Taken. Hi, I'm Liam Neeson. La nostra conversazione di oggi è basata non tanto sulla nostra esperienza sui social Sì, network. cioè cosa ci ha formato e perché siamo così Così, punto. speciali. Perché... scusate. Non farò la speciali. battuta che ha fatto Robin Williams in un suo spettacolo. Adesso la devi fare per forza. No, perché è troppo cattiva. Tagli però, te la faccio per te, ma la tagli. Ecco una cosa, per favore, io lo dico sia a quelli della nostra età, sia a quelli più grandi, però vabbè ormai, che ai più nuovi che si avvicinano al cinema. Non pensate che parlando solo di filmoni mega galattici, citando Kubrick, che ne so, Orson Welles, Parliamo di casa nostra, Fellini, tutta quella... Per carità, benissimo, ma non pensate che citando solo quelli vi facciate grandi cinematografi o grandi critici, perché ormai il cinema è fatto di altre cose. I Sì. blockbuster esistono e ci sono film di qualità anche che escono, trame di qualità, bisogna saper scegliere. Non c'è niente di male se uno dice ehi, mi è piaciuto tantissimo Dracula Untold. L'ho rivisto l'altro ieri. Quanto è bello, raga, l'ha messo su Netflix. E lui è bello, lui è molto bello. Lui è molto bello. Però bisogna godersi qualsiasi tipo di film. Mi è capitato di dire, ah no, perché ho visto questo film, ma tu guardi questa roba al cinema. Sì, ma cioè scusami. bisogna guardare tutto perché puoi capire cosa fare o cosa non fare. Se ci sono film che magari sono trashissimi, dici ok, questo non lo farò mai perché non è il mio tipo di stile o roba, ok? E poi c'è roba che invece ha qualità e pensi tra te e te, ma magari potrei fare qualcosa di simile. Quindi Esatto. ci sta anche vedere cose che non ti piacciono, così le puoi criticare meglio. Esatto. Perché ci sono film, ad esempio, come Sucker Punch, che me l'avevano ucciso, come film a me è piaciuto da morire. Che bello Sucker Punch.
È uno dei miei film, non dico che è uno dei miei film preferiti, però è uno dei film No, è che bellissimo secondo me. Mi è piaciuto un sacco. mi è piaciuto tantissimo di Ma quell'anno lì. anche, soprattutto, prendete i film per quello che sono. Cioè, Mhm. se un film... Come Chiaro che se Cobra un film... Kai, se Cobra Kai è trashissimo, Sì, devi Cobra Kai è prenderlo Cobra per... Kai, è giusto così. Se vedete un film che si promuove come il film che cambierà la storia del cinema e poi Mhm. è tutto fumo, benissimo, potete tranquillamente criticarlo e potete Assolutamente. assolutamente dire no. Ma se andate a vedere un film che non ha nessuna pretesa se non quella di intrattenervi per un paio d'ore, che motivo c'è di distruggerlo? Che motivo No, c'è di dire alle assolutamente. persone a cui è piaciuto ma Mhm. ti piacciono quelle cose? Cioè, come ha fatto a piacerti? Perché dovete per forza costringere la gente a dire no, hai ragione, non deve piacermi perché è brutto? Anche perché se consideri quanto lavoro comunque c'è dietro ogni film, brutto o Esatto. bello che sia, c'è C'è comunque questa gente che ha cultura speso adesso. soldi Soldi e a ha volte, lavorato a tantissimo. volte si pensa perché hanno Mm. speso soldi per fare Mm. questa roba. E hai ragione, però li hanno e hanno spesi ragione. e c'è comunque gente che ci ha lavorato dietro. Esatto. E... È giusto criticare con la propria opinione, ma Mhm. tentare di far cambiare opinione alla gente No, solo no, per... no. C'è questa cultura adesso del tentare di smontare i gusti delle altre persone. Perché? Cioè, No, sarebbe un po' noioso se fossimo tutti uguali, no? esatto, se ci piacessero sempre le stesse Mhm. cose. Non ci sarebbero neanche dibattiti. Questo i social network hanno un pregio e un difetto, che magari c'è il gruppo che parla di cinema e tu scrivi ho visto questo film, mi è piaciuto un sacco, come fa a piacerti? Difficilmente quelli che aprono bocca in questi casi sono persone che ne sanno qualcosa e ti dicono Sì. no, è un film che ha una trama carina, però purtroppo dal punto di vista della fotografia non è il massimo. Nessuno. Sono tutti quelli che hanno preso in mano il dizionario di cinema o hanno visto 2 backstage su YouTube e si credono Steven Spielberg. Tarantino. Si credono Iñárritu e Wes Sì. Anderson perché, oh mio Dio, la fotografia di questo film, non sai neanche cos'è la fotografia. Tu hai un paio di film di questi ultimi anni italiani che ti sono piaciuti tanto? The Place, bellissimo, molto bello, molto Mhm. consigliato. Ho visto di recente Odio l'estate di Aldo Giovanni e Giacomo. Ah, no, lo devo ancora vedere. È stupendo, io non ci credevo quando la gente diceva no, sono tornati all'inizio, ma è vero, Sì? Cioè, io ho pianto. Ti giuro, è molto bello. Sono davvero tornati all'inizio quando facevano delle cose che parlavano della quotidianità in un Mhm. modo E strano. qui si ritorna alla nostalgia, con le Esatto, cose con le quali siamo molto bello. cresciuti. Aldo, Giovanni e Giacomo. Esatto. Ho visto anche I Moschettieri del Re, stranissimo, un film molto Mhm. strano, con attori bravissimi perché Favino, Mastrandrea e Rubini e Papaleo che mi spacca tantissimo. Mhm. Va visto senza pensare di vedere i film dei moschettieri, perché non è un film dei moschettieri, Ok. è un'altra cosa. Poi scopri dopo che è un'altra, lì c'è un colpo di scena. Devo dire che non mi è dispiaciuto, per niente. Io personalmente sono una fan, mi piacciono i film di Checco Zalone, cui sono convinta che rappresentino molto bene l'italiano medio e infatti con l'ultimo film che a me manca, non l'ho ancora visto, Anche a me è manca, però Tolo Tolo. me ne hanno parlato bene. Ci Mm. sono un po' di opinioni contrastanti, ma Esatto, sono mi fido di riusciti Checco. a... Mi fido di Checco. creato un film a livello di marketing adatto per attirare il Mhm. razzista medio e poi l'ha distrutto. Appena era in sala l'ha distrutto. Ne ho visti un po' di film italiani perché il regista con cui lavoro ci tiene tanto che guardiamo tanti film No, è italiani. giusto che sia così. Eh sì, Mhm. più che altro perché è vero che se stai recitando nel cinema italiano, essere abituati a sentire i doppiatori, quando poi reciti ti fa stranissimo, Sì. perché soprattutto se fai in presa diretta le cose, suona molto strano quando lo riascolti, per cui è giusto Sì. anche abituarsi a quello che stai facendo. Poi se vedi un film brutto ti pulisci gli occhi guardando un film americano. Beh, Ho oddio. visto, vabbè, anche le cose di Bisio devo dire che mi piacciono molto, quindi Confusi e Felici è un film molto bello italiano. C'è un bellissimo film di Bisio che si chiama Si Se può vuoi ti fare. faccio... Ah, ok, No, stavo no, per Si dire, può se vuoi fare ti si chiama, faccio da Google. che ha un vago sentore di... ha degli accenni a Qualcuno vola sul nido del cuculo e in realtà è una storia parzialmente vera, molto bello, questo lo consiglio a chiunque, di questa comunità di recupero per chi ha problemi mentali, quindi magari schizofrenici piuttosto che semplicemente autistici gravi, piuttosto che lui in qualche modo per puro caso li decide di aiutare, praticamente li assume per andare a mettere giù il parquet nelle case e un giorno finiscono i pezzi e manca uno spazio da riempire
Ok. E allora iniziano a usare questi due ragazzi che sono lì autistici, mi sembra, nello spettro comunque, qualcosa del genere. Usano i pezzi, i ritagli e creano un disegno bellissimo sul pavimento. E allora cominciano aprono questa sorta di, non azienda, ma specializzata in queste cose, a fare i Ok. disegni con i pezzi di parquet. Bello. Però poi succedono una serie di cose dove lì entra in gioco la citazione a qualcuno vola sul nido del cuculo, quindi non posso esagerare. Non posso dire troppo perché è molto bello. Tu film italiani hai visto qualcosa o da lì no? Qualcosa sì, ho visto Perfetti Sconosciuti che mi è piaciuto Ah beh sì, ecco, tantissimo. un altro che non ho citato, ma Come concept, specialmente alla fine poi, no? Vabbè, sì, se qualcuno vuole vedere. esatto. Ovviamente Call Me By Your Name, che sarà Tu lo che consideri italiano? lo considero italiano perché il regista è italiano. Ed è lo il so. tipo di cinema che vorrei fare io, no? Sono ambientato in Italia, ci sono attori che fanno gli italiani che sono italiani, per fortuna. Grazie signore. No, io un po' devo dire che sono combattuta perché ho sentito tante cose riguardo al film e dicevano che non hanno voluto aiutarlo molto lui qui. Quindi dicevo, non vi meritate il Non lo fatto so. che Beh, allora, se consideriamo il regista, sì, dai. sì, è di regia italiana. carità. Se il quindi quello- regista, l'ambientazione, possiamo anche Sì, sì. Cioè, siccome quello strapparci. che sto facendo anch'io a livello, cioè che ovviamente non sono i suoi livelli in questo momento, No, però no, è quello che ispira. strappiamo all'America questa piccola cosa. Esatto, no, comunque il regista italiano e ne sono abbastanza, cioè sono molto fiera di lui, specialmente per Timothée Chalamet, perché Timothée Chalamet tiene il film così. Scusa, il suo nome vero sarebbe Tomato Champagne. Grazie. Tomato Champagne Ciao, Tomato. tiene il film così. E lui che lo regge praticamente. Perché sinceramente Armie Hammer non mi piace e personalmente non l'avrei mai scelto per fare quel ruolo. Perché sembra molto più grande di quel che è. Oliver. Sì, non lo so, avrei preso qualcuno un po' più giovane, sinceramente. Però a parte quello, a me è piaciuto tantissimo come film. E la scena finale di lui che piange davanti al cammino. Cioè, ragazzi. Piccolo. Infatti sono un po' preoccupata che parlavano di fare il secondo. Sono in talk, come si dice. Sono un Quindi po' non so. preoccupata. È proprio la storia di un amore estivo, come può essere Sì. quella che ha avuto chiunque Sì. nella sua vita e che finisce e non finiscono mai bene, quindi Sì. quasi mai, quindi era bello per quello. Poi vediamo. Anche No, lì perché- smettetela di fare seguiti a cazzo. È I tratto miei anche appelli questo. accorati alle case di produzione. Sono d'accordo. Ma è ispirato anche questo da un libro, no? Sì. Quindi pare che sia ispirato dalla seconda parte. Sì, che a quanto esatto, pare c'è una esiste, seconda quindi- parte in cui loro si rivedono, Mhm. però non lo so, lascerò in sospeso il mio giudizio come faccio sempre. A con me, le cose che non- da piccola però, quindi è un film già un po' vecchiotto, era già questo un remake di un film molto più vecchiotto, che si chiamava Incompreso, con Luca Zingaretti, Margherita Bui, e il ragazzino è sparito, non si sa più che fine ha fatto quello che faceva sì? il protagonista perché non ha più recitato dopo quel, mi sembra che non abbia più recitato in nulla. Si chiamava Walter Conciatore, mi sembra, una cosa del genere, ed era un film molto triste, però molto bello. Quello era uno dei miei film preferiti italiani. Beh, l'abbiamo citato prima, La vita è bella, quindi. La vita è bella. Quello- No, di quelli recenti non ne ho visti tantissimi, però sì, Ho Perfetti visto Sconosciuti Pinocchio, sì. ecco cosa ho visto l'anno scorso. Pinocchio, ma Quello quale? di Benigni. Ah, Quello di ok, Benigni. ok. Quello nuovo, Sì, sì, però. sì. Bambino pazzesco. Trucco allucinante. Veramente trucco strepitoso. Se devo trovargli un paio di pecche, a un certo punto c'è il tonno alla fine dentro la pancia del pesce cane, che è inguardabile. Oh no. Perché gli hanno fatto la faccia umana, ma è un tonno. Oh Cioè, no. ha gli occhi davanti tutte e due. È terrificante. Dopo ti passo un... La Fatina è una bellissima attrice, di cui non so il nome, perché non credo sia italiana, Ok. che è palesemente doppiata. Nonostante mi sembra che lei muove le labbra in italiano, però si nota veramente poco, perché le scene sono fatte in un momento in cui non badi particolarmente a questa cosa. Ok. Però Benigni ci tiene tantissimo a Pinocchio, l'ha fatto 6.000 volte. 60 volte. Quindi molto bello. E come Geppetto ci sta, devo dire. Devo ancora visionarlo, non l'ho ancora No, il visto. trucco secondo me ti innamori perché hanno veramente fatto il legno e soprattutto immagino dietro il sound design, perché se è trucco tutte le volte che lui si muove si sentono i Mamma cipolli mia. del legno, tu immagina quello povero dietro che... Ma un produttino italiano molto carino, beh, forse vederlo adesso sarà un po' trash, però a me all'epoca piaceva tanto Fantaghirò. Specialmente Tarabas. Infatti ero team Tarabas, io non Romualdo. Ciao Tarabas, ciao Romualdo, va bene tutti. Non ho il taglio simile ma posso farlo. Puoi farlo volendo. No, era un bel produttino italiano dove sono state coinvolte un sacco di star internazionali. Beh, adesso che sono di produzione italiana, devo dire che i telefilm sui medici Ah, sì? a me sono piaciuti molto. Allora, anche a me. Il mio problema è stato che io l'ho dovuto vedere in inglese.
e perché non è doppiato dove sono io in questo momento. Sì. E quindi l'ho dovuto vedere in inglese, e vedere una persona che è italiana ma che parla con l'accento britannico e dice: ma anche tu sei italiano, a un'altra persona britannica. Io ero lì che... Late night for you too, Juliana? That mother intends me to marry some noble woman from Rome. She's not of my choosing either. But she is very beautiful. Juliana. Aiuto, Il mio no, credo che cervello- sia tragico Sì. vederlo in Sì, ottimo cast, assolutamente, però vederlo in lingua è un... cacchiarola. Non ci ho mai Non è- pensato perché da noi è in TV passa, sulla Rai. Ah, ok, no, Quindi io lo su Netflix vedevamo- l'ho visto, sì. Infatti, sulla Rai passa così. Mm. E quindi non ci ho pensato questa cosa. Cioè, io l'avrei visto piuttosto in italiano, cioè non si poteva lì ovviamente, ma No, non con si i può vedere in sottotitoli italiano. piuttosto. Fossi stata inglese o comunque Mhm. americana, l'avrei visto in italiano con i sottotitoli in inglese. Non è arrivato doppiato. Ci Lo sono so, molte cose non doppiate. immagino. Mm. Però, raga, quello devo dire bello, nonostante anche lì si sono presi le loro licenze poetiche, prima su tutti l'aspetto estetico di Lorenzo il Magnifico. Oh mio Dio, vabbè. Raga, però nessuno si sta facendo Problemi a riguardo, problemi no? con la cosa. No, va bene. Però io sono una fan di Firenze e della storia Mhm. di Firenze e mi è piaciuto moltissimo. quindi. Sì. Adesso deve uscire il Leonardo Sì, con Aidan Turner. sì. Anche lì speriamo. Che essendo la Speriamo. Rai ho paura. Sì. Ok, è stato molto Ok. bello. Abbiamo parlato tantissimo e visto che abbiamo detto migliaia di titoli Mhm. diversi, il consiglio della giornata lo evitiamo. Sì, direi di sì. Tutto quello che abbiamo citato in questo, tranne la Assolutamente. pubblicità della team, tutto quello che abbiamo citato è... The Mist, Potete- no scherzo, The Mist guardatelo, è carino, è solo il finale che vi fa incazzare. basta. Vale la pena, dai, comunque Sì. vale la pena guardarli e poi piuttosto dire no. Mhm. No Experience Needed ha detto no. Per me è un no. Direi che ci vediamo alla prossima puntata e... Cut. Secondo me dovremmo abituarci a mettere prima di iniziare il pezzettino del beat del video, così entriamo nel mood perché non sappiamo mai come iniziare. Ciao, Ciao B. Se mi chiami B devo chiamare Ger. No, ma non si può scrivere. Come Dean e Sam. Queste cose all'inizio le mettiamo alla fine nei titoli di coda.